benvenuti di nuovo su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto un aggiornamento che ha acceso l'entusiasmo di tutta la community. Una notizia dolce e carica di speranza che arriva dritta dal cuore del mondo dello spettacolo turco. Tenetevi forte, perché quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un sussurro tra i corridoi delle produzioni è diventato un racconto che profuma di futuro condiviso. Secondo quanto ci è stato riferito da fonti vicine alla coppia, i fan di Gökberk Demirci e Özge Yağız stanno festeggiando senza sosta da quando si è diffusa la voce che i due abbiano acquistato insieme una casa nuova. Sì, avete capito bene, una casa scelta a quattro mani, con la calma e l'intenzione di chi non vuole solo un tetto, ma un rifugio dove chiudere la porta e lasciare fuori il rumore del set, delle luci, dei commenti, dei ritmi impossibili. La storia è cominciata mesi fa, quando Gökberk e Özge hanno iniziato a guardarsi intorno con quella miscela di prudenza e determinazione che li contraddistingue. Non cercavano un palcoscenico, ma un luogo protetto. Avevano un desiderio preciso, una casa che fosse distante quanto basta dalla frenesia delle produzioni, capace di garantire silenzio, sicurezza, comodità. Non un gesto impulsivo, non un capriccio, ma la decisione lenta e consapevole di due persone abituate a lavorare duro e a pesare ogni passo. Ogni visita era una parentesi tra un set e l'altro, tra una lettura copione e un volo di rientro, con appunti segnati sul telefono e piccoli scambi di sguardi che dicevano più di 1000 parole. E poi, finalmente, il posto giusto. Non posso rivelare l'indirizzo e non lo farei nemmeno se potessi, ma posso dipingervi l'atmosfera. Un quartiere elegante, tranquillo, avvolto dal verde, con quella luce che filtra tra le chiome come un invito al respiro. L'architettura è moderna ma non fredda, linee pulite, grandi aperture, tanto spazio per muoversi e per non sentirsi mai chiusi. Le finestre dal pavimento al soffitto, che catturano il sole mattutino e la morbidezza del tramonto. Un prato curato, una striscia di verde che sembra un tappeto disteso per le chiacchiere lente, le risate serali, le colazioni pigre della domenica. La casa non ostenta, accoglie. Dentro è stato fatto un lavoro minuzioso, misurato come una melodia in cui ogni nota torna a casa. Lo dico senza girarci intorno, ci ho messo mano personalmente. Ho visto la palette di colori nascere da scelte ragionate, ho seguito la composizione delle luci per disegnare un calore che fosse morbido, ma invadente, e mi sono lasciato guidare dal gusto di chi ci vivrà. Il risultato? Un equilibrio tra lusso e semplicità. Toni chiari, sabbia e latte, piccole pennellate di nocciola e grigio nebbia, superfici che non ti tengono a distanza ma ti invitano a toccare. Il velluto scelto con parsimonia, il lino a dare respiro, i legni naturali a terra per un passo che suoni come una promessa di quiete. Un salotto pensato per abbassare la voce senza accorgersene, una cucina calda con un'isola ampia per improvvisare ricette e raccontarsi la giornata. Un angolo lettura inondata di luce dove radunare copioni, note, sogni. Se gli interni hanno preso forma con questa dolcezza, è perché qualcuno ha vigilato sul resto con la fermezza di chissà cosa conta davvero. Dall'altra parte, infatti, c'era Gökberk, attento alle fondamenta, alla posizione, ai sistemi di sicurezza. Ha voluto vedere mappe, percorsi, verificare gli accessi, l'affidabilità dei servizi, la distanza dalle strade principali, il modo in cui il quartiere si chiude e si difende quando cala la sera. Voleva un posto dove togliersi il peso delle spalle, dove proteggere il silenzio e custodire i momenti che contano. Non è pignoleria, è cura. E quando questa cura incontra la sensibilità di Özge, nasce una casa che sa di misura e di futuro. Le persone vicine alla coppia ci hanno confidato che il giorno della consegna delle chiavi è stato uno di quelli che non si dimenticano. Nessun tappeto rosso, niente pose studiate, solo un corridoio pulito, una porta nuova, la voce della gente che spiega i dettagli con un sorriso che non riesce a nascondere la soddisfazione. Lì, in quel momento sospeso, Gökberk ha stretto le chiavi con un gesto spontaneo, quasi incredulo, mentre Özge guardava ogni stanza con quella luce negli occhi che si accende quando senti che un luogo ti sceglie. Una risata breve, un abbraccio, la promessa di riempire quelle stanze di tempo condiviso. Ci dicono che, usciti all'aperto, hanno respirato profondamente, come se il mondo facesse un passo indietro per lasciare spazio al loro sì, detto senza parole. Sui social, la notizia è esplosa come succede quando l'attesa incontra una prova concreta.
I fan hanno letto ogni dettaglio, hanno ingrandito le foto, hanno fatto caso ai riflessi nelle vetrate e ai piccoli oggetti intravisti in una story. Messaggi di auguri ovunque, come se una folla silenziosa avesse appeso striscioni virtuali davanti al cancello. Molti parlano esplicitamente di un nuovo inizio, altri spingono più in là l'immaginazione. C'è chi giura di aver visto un accenno a una promessa più grande, chi già fantastica su un fidanzamento, chi addirittura sussurra la parola matrimonio. Sono speculazioni? Sì. Sono inevitabili? Anche. Quando due persone come loro scelgono di mettere una pietra, una sola, ma pesante, sul terreno del domani, tutto il resto arriva come un eco. Eppure, al di là del chiacchiericcio, c'è la sostanza. L'abitazione non è solo bella, è funzionale. Una stanza è stata attrezzata per le letture copione, con una libreria che sembra una parete viva. Un'altra è predisposta come piccola sala musica per distendere la mente tra un progetto e l'altro. C'è uno studio compatto ma luminoso dove si può chiudere la porta e ritrovare la concentrazione quando la città bussa troppo forte. Le tende filtrano la luce come un sipario gentile, i tappeti attutiscono i passi, e i punti luce raccontano una geografia di angoli raccolti, perfetti per addormentare il telefono e svegliare le conversazioni vere. In cucina, i cassetti scorrono come promesse mantenute. Nel terrazzo, due sedie guardano la stessa direzione, come se non avessero mai avuto dubbi su dove posarsi. Chi li conosce sa che non amano esagerare. Non li troverete a sbandierare dettagli, non faranno un tour di casa per curiosi, né si metteranno in posa nell'ingresso. Ma questa discrezione non spegne l'emozione, la amplifica. Una fonte che è stata presente durante le ultime verifiche ci ha raccontato di un momento semplice e bellissimo. Una pausa lunga in salone, in piedi, senza parlare, mentre il sole arrivava obliquo e disegnava un rettangolo dorato sul pavimento. È questo, avrebbe sussurrato Osge. E in quel quasi niente c'era tutto. Qualcuno ha provato a leggere tra le righe più del dovuto, facendo congetture su cappotti appesi e scatole etichettate. Ma qui non servono fretta né forzature. Basta ascoltare la musica sottile che vibra quando un progetto prende forma. Perché al di là dei titoli e dei proclami, è evidente che Gökberk Demirci e Özge Yats stanno costruendo qualcosa di bello, solido, pensato. Non sappiamo cosa porterà l'immediato domani, se arriverà un annuncio ufficiale o se preferiranno custodire questa svolta ancora un po'. Quello che è chiaro è il senso di direzione. Una casa non risolve tutto, ma orienta. Dà una mappa al cuore quando la vita raddoppia la velocità. C'è un altro dettaglio che fa sorridere. Pare che, tra una visita e l'altra, i due si divertissero a immaginare i piccoli riti quotidiani, dove appoggiare il primo mazzo di fiori, quale finestra aprire per prima al mattino, quale canzone far partire per inaugurare il primo caffè. Piccoli segni che non sono numeri, sono storie. E quando le storie incontrano le pareti giuste, diventano casa. Così la scelta dei materiali non è solo estetica, è memoria in potenza. Il legno conserva le impronte, il tessuto accoglie la stanchezza, la luce guarisce i giorni pesanti. A livello pratico, la posizione è quella che serviva, abbastanza vicina da non trasformare ogni spostamento in un'impresa, abbastanza lontana da rendere possibile una sera senza rumori. Le strade di accesso sono comode ma discrete, i servizi sono affidabili, la sicurezza è stata studiata con precisione. Videocamere nascoste, cancelli silenziosi, illuminazione calibrata per proteggere senza invadere. Qui c'è la mano attenta di Gökberk, che ha voluto verificare personalmente i dettagli. E c'è la delicatezza di Özge, che ha immaginato come vestire ogni angolo senza spegnere il respiro degli spazi. Quando la notizia ha iniziato a circolare, c'è stato chi ha letto questo passo come un punto di svolta sentimentale. È comprensibile. La casa è, da sempre, una metafora potente. E per due artisti che hanno imparato a convivere con l'attenzione costante del pubblico, costruire un guscio proprio significa prendersi il diritto alla normalità. Che sia l'inizio di un percorso ancora più grande, lo dirà il tempo. Noi, intanto, possiamo raccontarvi l'emozione della prima sera in cui il corridoio ha visto accendersi e spegnersi la luce 2 volte di seguito, come un segnale d'intesa. La risata bassa di chi, aprendo un armadio ancora vuoto, ci intravede già l'ordine di domani. Il profumo di vernice fresca che lascia spazio all'odore del tè. Sui social, l'ondata di affetto non si è fermata. Ci sono messaggi scritti con cura, lunghi come lettere.
e altri che stanno in una riga ma arrivano forte. C'è chi ringrazia per la pazienza, chi chiede rispetto per la privacy, chi sogna, chi ricorda. Si leggono parole che fanno bene. Siamo con voi, proteggetevi, che questo sia il vostro porto. In mezzo a tutto questo, emergono le immancabili ipotesi. Una cena speciale, un anello intravisto, un bouquet appoggiato proprio lì per farsi notare. Eppure basta poco per rimettere le cose nella giusta prospettiva. Una casa nuova non è un traguardo da esibire, è un inizio da vivere. I più attenti hanno notato anche alcuni dettagli che parlano di disciplina e routine. Un piccolo spazio attrezzato per l'allenamento, un tappetino arrotolato vicino alla finestra, mensole pronte per le piante che purificano l'aria, ceste intrecciate per contenere la vita quotidiana. Non c'è ostentazione, c'è intenzione. E questa intenzione è quello che ha convinto tutti quelli che li vogliono bene. Non una fuga, ma una scelta. Non una parentesi, ma una linea che continua, più netta. Il giorno in cui i due hanno davvero preso possesso dell'abitazione, i più vicini parlano di un silenzio complice. Niente schiamazzi, niente foto con palloncini, solo una porta che si chiude, un respiro profondo, una carezza al muro per testarne la solidità. Qualcuno racconta di un mazzo di chiavi appoggiato sul bancone della cucina e di un biglietto scritto a mano. Benvenuti. Semplice, sincero. Sono momenti così che spiegano tutto, senza bisogno di aggiungere altro. E allora eccoci qui, a raccontarvi questa nuova pagina con la delicatezza che merita. Non abbiamo la pretesa di sapere cosa accadrà tra un mese o un anno. Quello che sappiamo, e che possiamo condividere con certezza, è che Gökberk Demirci e Özge Yaz hanno investito in un luogo che li protegge e li assomiglia. E questa, a modo suo, è già una notizia enorme. Perché costruire casa significa riconoscersi, darsi un ritmo, immaginare. E quando due persone capaci, talentuose, amate, decidono di farlo insieme, c'è sempre, sotto, un sentimento che chiede rispetto e che invita a essere guardato con gratitudine. Se volete sapere se ci sarà un annuncio, se qualcuno parlerà presto di promesse ufficiali, la risposta è semplice: nessuno può dirlo oggi. Ma i segnali, quelli sì, sono chiari. La serenità stampata sui loro volti, l'attenzione ai dettagli, la scelta di un quartiere protetto, la cura per gli interni, la compostezza con cui stanno affrontando tutto. Chiamatela come volete, maturità, consapevolezza, desiderio di pace. È il tono giusto per cominciare. E noi saremo qui, pronti a raccontarvi, con rispetto e passione, ogni passo che decideranno di condividere. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti. La storia è appena entrata in casa, e la casa, stavolta, profuma davvero di domani.